Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di marzo 2023. Oh, si era già girata. Abbiamo la Torre, amici del Toro. Periodo di destrutturazione, direi, perché quando c'è la Torre si tratta sempre di un momento dove si destrutturano certe idee, certe forme pensiero, certe situazioni anche. Normalmente ha a che fare con una caduta dell'ego. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di questi tre oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali del 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi una mail a questo indirizzo. Allora ragazzi, partiamo con un 4 di coppe, un 5 di bastoni, il re di spade, l'asso di coppa al contrario, un 8 di spade, il matto e la regina di bastoni. Allora, qui ho come la sensazione che ci sia stato, con questo 5 di bastoni, una discussione. Se non c'è già stata, ragazzi, potrebbe esserci a breve, che in realtà è una discussione di poco conto, è una discussione, insomma, che potrebbe anche evitare di esistere, però è come se ci fosse una sorta di competitività con qualcuno, ma sento che deriva dal fatto che avete una sorta di paura ad essere rifiutati da qualche persona. Potrebbe essere questo re di spade, che potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse o anche un padre in questo senso. Sta di fatto che con questo asso di coppe al contrario c'è qualcosa qui che sta drenando energia. Suppongo che sia questo stato di competitività. Abbiamo poi anche un 8 di spade e qui ho come la sensazione che qualcuno rimugini, che si stia un po' in questa vibrazione di impossibilità a muoversi, però in realtà è solo una sensazione. In realtà siete voi che vedete più nero di quello che è, ma poi la fine della stesa promette bene. Andiamo a vedere comunque carta per carta. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo l'appeso e il 6 di spade. Ho come l'idea che qualcuno stia pensando o se andarsene da un posto dove si è rimasti per tanto tempo e quindi si è in dubbio se andare o se stare, oppure semplicemente il fatto è che si è accettato, si è accettato la situazione, si è accettato il fatto che non ci si sente accettati in una determinata situazione o relazione, o che non si è accettato il proprio modo di vedere le cose. Ho come la sensazione che qualcuno qui si senta fortemente rifiutato e quindi decida con questo 6 di spade o di lasciare un'idea o di lasciare proprio un posto. Tenete presente che avete la torre come carta iniziale. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Fante di pentacoli e regina di bastoni che abbiamo anche qui. Può essere che la discussione sia tra madre e figlio? O come può essere che la discussione, se per esempio queste due figure rappresentano voi e il vostro partner, o la vostra partner, può anche essere che una delle due persone sia
come vi posso dire, un po' troppo inesperta, mentre l'altra sia un po' troppo esperta su come gestire le cose. Tenete presente che la regina di bastoni è una di quelle energie che ammalia con la sua voce, vi strega nel modo di pensare, vi racconta le cose, usa le parole per ottenere quello che vuole, ok? Mentre l'energia del Fante di Pentacoli è un'energia fresca, anche un po' ingenua. Può anche fare riferimento a delle discussioni per un nuovo progetto, eh? Andiamo a vedere il Re di Spade. Abbiamo un 8 di Pentacoli e la giustizia. Ho come la sensazione che dobbiate organizzarvi meglio nel quotidiano. Dobbiate fare dei piani, dobbiate fare in modo che le cose siano eque, che siano giuste. E tenete presente che se questa non è la vostra situazione, questo Re di Spade potrebbe essere sposato. Si è girato anche un asso di coppe al contrario. Allora, potrebbe anche essere un capo, ragazzi, ho come questa sensazione. Che però, con tutto questo movimento della prima settimana di marzo, dà origine a questo asso di coppe al contrario, che abbiamo anche qui. Per certi versi sento che siete un po'... Probabilmente a causa di queste lotte, di queste competizioni, siete un po' demoralizzati, un po' chiusi a livello di cuore, avete poca energia, è come se foste un po' drenati. Ed è proprio qualcosa che riguarda la quotidianità. Per qualcuno si tratta della gestione dei figli. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 5 di spade, Re di coppe e 5 di pentacoli. Ragazzi, fate attenzione perché quando ci sono 5 di pentacoli, il 5 di coppe, il Re di spade, che è qui, ci potrebbe essere qualche tipo di atteggiamento, visto anche l'8 di spade, di dipendenza affettiva. Perché probabilmente qualcuno qui, e potrebbe essere il Fante di Pentacoli, non è abbastanza maturo da affrontare certi tipi di discorsi. È come se si girasse sempre intorno al problema, ma non si arrivasse mai al nocciolo. Andiamo avanti all'8 di spade. Cavaliere di Pentacoli al contrario, Cavaliere di Coppa al contrario e Eremita. Ho come l'idea che qualcuno qua... oh, ragazzi, guardate che l'8 di spade normalmente è bendato. È un po' come se non vedesse arrivare due potenziali offerte nella seconda settimana di marzo, perché abbiamo ben due cavalieri qui. Però ho come la sensazione che siate voi a non vedere, anche perché si parte già da una situazione di 4 di coppe. Siete talmente presi a commiserarvi dentro i pensieri di queste lotte, o come sopravvivere nella quotidianità, che queste due potenziali comunicazioni, offerte o persone che potrebbero arrivare non sono viste. Siete proprio dentro voi stessi. L'eremita è una carta che parla di qualcuno che ha bisogno di star da solo, ricerca la solitudine. È la ricerca interiore. Andiamo a vedere questo matto. 6 di pentacoli e 3 di bastoni. A un certo punto cambia qualcosa, ragazzi. Perché il 6 di pentacoli è una carta di equilibrio. È l'arcano minore della giustizia che avevate già qui. È come se le cose in qualche modo si regolarizzassero. Vi dico, la regina di bastoni a fine lettura è una ripresa del proprio potere personale. Può anche essere una persona, perché qui ce l'avevamo, se per esempio voi siete il Fante, può anche essere che comunque questa persona, nonostante magari ci siano delle discussioni, dei diverbi, non è detto che sia contro di voi, ma magari poi vi viene in aiuto. Andiamo a vedere
così ve lo dico subito. 5 di bastoni, che era qua. Sì, infatti, secondo me è con questa regina di bastoni che voi avete delle discussioni. Però ecco, avere anche la stella al contrario mi dice che un po' avete perso le speranze. Per certi versi avete voglia di iniziare qualche cosa di nuovo, avete voglia di espandervi, ma è come se questa regina di bastoni, se siete voi e se fa riferimento alla vostra ripresa del potere personale, fate attenzione perché c'è comunque qualche tipo di attrito in tutto questo. Il fatto che voi abbiate ripreso il vostro potere personale non mi fa sentire che in realtà abbiate ripreso le speranze per far partire in modo sano questa situazione o questa relazione. C'è comunque una questione legata all'ego e lo rivedo qua con questo 5 di pentacoli che ha bisogno di essere ridimensionata qui, ragazzi. Andiamo a vedere qualche altro oracolo. Sono usciti. Ecco, appunto. Questa carta parla, ve lo metto qui perché è una carta che fa riferimento alle dinamiche della codipendenza e qui nello specifico parla della persona che insegue. È come se voi steste inseguendo probabilmente o questa regina di bastoni o qualche cosa, qualche tipo di... Guardate, ho la sensazione che sia un ruolo, un riconoscimento nella società. Ipotesi, se state frequentando una persona da poco tempo, è come se avesse bisogno di essere, diciamo, presentati in famiglia per essere riconosciuti all'interno del mondo di questa persona. Andiamo a vedere l'altra. Questa, ragazzi, la sento collegata con la torre. Nuovi inizi, crescita, cambi, liberazione, transizione e fine. Sì, qui c'è qualche cosa che switcha, che cambia. È come se con questo eremita ad un certo punto decideste di allontanarvi. Visto che le cose non possono essere in equilibrio come voi le volete, visto che c'è questo asso di coppa al contrario, può essere che decidiate di allontanarvi o dalla situazione o dalla persona o da quello che è successo, diciamo, dalla discussione che è successa. Comunque c'è un momento di transizione, c'è un momento di cambio e di nuove avventure anche, ragazzi. C'è l'espansione perché il 3 di bastoni poi ce l'avete. Può essere che con questa torre ci sia qualche tipo di desiderio egoico da ridimensionare o cambiare o sostituire, insomma. E ho come la sensazione che questo desiderio sia collegato a una quotidianità, di nuovo a un riconoscimento, a qualche cosa che farebbe star bene il vostro ego, non la vostra anima. Non so se si percepisce la differenza. Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio. Scrivetemi poi nei commenti. Con le fatine. Motivazione. Questa carta è bellissima ed è anche adatta per questo periodo, devo dire. Allora, questa carta dice, quando c'è qualche cosa che avete pensato, che avete strutturato, per cui in questo caso vi dico per cui avete lottato, per cui avete studiato, per cui vi siete messi di impegno, ehm, diciamo a livello teorico, a livello mentale, a livello astratto, quando poi ad un certo punto arriva la primavera, quindi diciamo la natura inizia a sbocciare, che è un po' la carta del periodo, diciamo così, è giusto iniziare a fare qualche passo concreto per far sì che questo desiderio, che quello che abbiamo pensato o progettato, inizi a diventare realtà. Quindi è necessario iniziare a fare delle azioni concrete, e qui vedo il matto con la sua ingenuità, voglia di fare le nuove avventure, la speranza, la fede proprio.
Dice che comunque è ora di iniziare a fare qualche passo di tipo concreto per mettere in pratica quelli che sono i vostri sogni, i vostri desideri. E fatelo da soli, perché con la carta dell'eremita, ragazzi, avete tutte le potenzialità, le conoscenze, le risorse e la saggezza e le esperienze necessarie per affrontare il percorso di crescita da soli. Amici del Toro, fatemi sapere poi come vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che la lettura sia stata d'aiuto. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!